Guardando la posizione di cui parlavo prima, allora Olga, adesso io mi trasformerò in Iron Man, come dicono tanti che ci seguono. Allora, senti il click, eccolo là, eccolo là. Più profondi, vedi che fa malissimo qui, sì. E anche la mobilità qui comincia. Ci sono varie tracce. Esatto. Ci sono delle sequenze ben precise. Non lo fosse stato ancora, del muscolo lo si nota subito, vedi qua Olga che fa malissimo. La troviamo in certe posizioni, ok? Non è proprio dove ci sono le nostre tempie, ok? Quindi abbiamo qualcosa in comune ora. Ricordati. Chiudi, la linea interincisiva non è bollicina, quindi perché Olga non ce l'ha? Perché ne ha una aggiuntiva, in modo tale che possiamo viaggiare dentro il corpo umano. Eccoci qua, è incredibile che si vedono esattamente tutte le strutture. Animazione con la nostra realtà aumentata, il deltoide, ok? C'è un muscolo particolare che mi interessa mostrare, che è il muscolo sovraspinato, che è questo qui. Si possa vedere quanto è piccolino, però il mantenimento della postura, va bene? Piccole stimolazioni. Allora guarda, per fare una tecnica che ti aiuterà. Eccola là, fantastica, vero? Dimmi se dà fastidio alle orecchie o da altre parti. No. Oh. Eccolo là, infatti perfettamente in bolla. Allora, e anche qui è perfettissimamente in bolla, vedi? Hai visto la differenza? Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi Olga che ritorna in studio per un controllo posturale, ma oggi lo faremo con l'ausilio della realtà aumentata per spiegare delle disfunzionalità posturali che possono anche essere derivanti dalla nascita o addirittura dal preparto, ok? Quindi andiamo a studiare un attimo la postura di Olga, mostrando delle strutture primarie, ok? Quando si studia un corpo umano, ok? A livello posturale, come ad esempio la mandibola, la posizione degli occhi, ok? Quindi la mandibola intendo ovviamente il suo posizionarsi nello spazio, ok? Nelle sue lateralità, nelle sue torsioni, nell'avanzamento o nella retrusione, che sono primarie anche dal punto di vista stomatogniatico, ok? Per un dentista o per chi studia insomma anche queste strutture. Dobbiamo sapere ovviamente che la mandibola e gli occhi stanno attaccati al cranio, mi sembra una cosa piuttosto logica, giusto Olga? Quindi però dobbiamo capire da quali ossa dipende il loro posizionamento nello spazio. Io già subito posso avvisarvi che la mandibola, quando la troviamo in certe posizioni, ok, non è colpa di dove apparentemente si attacca, almeno non solo, che sono le ossa comunque temporali, però è colpa dell'osso occipite, che ora farò vedere nella realtà aumentata, che è il nostro osso, diciamo, posteriore.
la parte posteriore della base del cranio, mentre gli occhi si agganciano all'osso che si chiama sfenoide, che nessuno mai ha sentito se non i terapisti, che non è altro che l'ossone, ok, che fa parte della base anteriore del nostro cranio, diciamo che è palpabile a livello, diciamo, manuale più facilmente proprio dove ci sono le nostre tempie, ok? Quindi cosa facciamo subito? Andiamo a studiare il viso di Olga. Cosa possiamo notare? Ok? A parte che è una bellissima ragazza, ovviamente per cose che riguardano l'aspetto tecnico, ovviamente solo noi terapisti dobbiamo accorgersene. Ma se notiamo il piano sul quale si sviluppano sia gli occhi che la bocca di Olga, possiamo notare che non sono perfettamente simmetrici, come non lo sono su di me. Abbiamo qualcosa in comune, Olga. Ricordati. Cosa succede? Come possiamo notare, io l'ho guardato subito prima perché è più facile per la telecamera, quindi abbiamo l'occhio destro, ok? Fammi vedere di nuovo prima che dico scemenze, esatto, destro, che appare leggermente più in alto rispetto al piano occlusale, mentre la bocca risulta leggermente più in basso, ok? Questa è una condizione molto comune in realtà, anche se sembra strano da dire, e si chiama torsione. Sarà la prima cosa che farò vedere nella realtà aumentata, mentre se guardiamo però la nostra mandibola ne possiamo notare che ce n'è un'altra, ok? Che però è completamente diversa, e spesso capita che di disfunzioni ce ne siano due, ok? Metti, guarda, i denti così, fai un sorrisone, possiamo notare che la linea interincisiva, per favore guarda bene, apri leggermente, chiudi, la linea interincisiva non è diciamo simmetrica rispetto a quella superiore, quindi la mandibola è slittata da un lato, giusto? Questo che cosa ci sta dicendo? Lo dico subito io, che l'occipite non è, diciamo, simmetrico rispetto al piano degli occhi. Quest'altra disfunzione si chiamerà strain laterale e porta un pochino di scoliosi. Quindi da adesso mostrerò come si sviluppano queste disfunzioni craniche sull'aspetto posturale, perché giusto in questa occasione non coincideranno perfettamente perché sono due, quindi giustamente si vanno un po' anche a compensare l'una con l'altra, e cosa è importante per il terapista da sapere, insomma, quando si guardano queste strutture. Solitamente dobbiamo sapere che dove va l'occhio andrà la spalla, ok? E il bacino invece seguirà l'andamento della nostra mandibola, ok? Salvo che appunto non ci siano delle condizioni come la sua dove si vanno un po' a ricompensare queste strutture. Quindi guardiamo un po' la postura di Olga. Cercherò di essere il più conciso possibile. Mettiamoci un attimo qua, Olga. Lei, come possiamo notare, ha la spalla sinistra più alta. Lo facciamo vedere con la nostra livella posturale, ovvero la nostra bollicina che, come potete vedere, è spostata a sinistra, vuol dire che la spalla è un po' più alta a sinistra. Il bacino invece fa esattamente l'opposto, vedete che se ne va a destra. Eccolo qua, perché ovviamente c'è un piano inclinato a sinistra, quindi diciamo che, come è per gli occhi e la bocca, anche il bacino e le spalle non seguono l'andamento adeguato, ok? Però dovrebbe essere al contrario, lo dico subito, però ripeto, c'è un cambiamento in base al fatto che lei ha un po' di scoliosi che si è causata da una disfunzionalità più grossa. Andiamo a vedere che cosa succede nel cranio umano. Allora Olga, adesso io mi trasformerò in Iron Man, come dicono tanti che ci seguono. Allora, per quanto possa essere divertente, esatto, io ora vi farò vedere il corpo umano in una maniera mai vista prima su un canale di questo genere. E eccoci qua, abbiamo il nostro scheletro ricostruito, spero si veda bene, e ti faccio vedere subito il nostro cranio esattamente per come è quando ci tolgono tutta la parte come mamma ci ha fatto, senza ossa, senza muscoli, senza altre strutture attorno. Quindi vi faccio vedere com'è un cranio, si dice esploso, ok? Come mi piace sempre mostrare nei miei programmi di anatomia. Come potete vedere, la base del cranio è formata dall'osso
occipitale e dall'osso sfenoide, che è questo qua. E quindi questa che vediamo davanti a me è la base del cranio, va bene? Quindi abbiamo detto che la mandibola segue l'andamento di questo osso, dove si sposta l'occipite si sposterà la mandibola. Ovviamente sono problematiche che vengono dal prenascita, quindi che succedono, diciamo, dentro la pancia della mamma, e questo osso è l'osso sfenoide, che è una parte anteriore che comanderà poi gli occhi, ok? Dobbiamo sapere che gli occhi, ve lo farò vedere meglio, si attaccano esattamente in questa struttura qui anteriormente, quindi è molto interessante studiare la posturologia in questo modo. È molto dimenticata la parte cranica nella posturologia, in realtà è molto importante. Allora, facciamo vedere che cosa sono le disfunzioni che ho trovato sulla povera Olga. Allora, come potete vedere, questo è il lato destro e lei ha l'occhio destro leggermente più su, quindi l'ossicino sarà riposizionato in questa posizione, giusto? Mentre la mandibola è legata all'occipite, che è spostato nella direzione opposta. Questa posizione, questa disfunzione si chiama torsione destra. Perché la destra? Perché comanda sempre lo sfenoide che è in alto, quindi dal lato alto dello sfenoide si chiamerà torsione destra, va bene? Questa disfunzione porta solitamente l'occhietto di destra un po' più in alto della mandibola, che di conseguenza creerà delle problematiche posturali ben specifiche, dove va l'occhio di destra, dovrebbe ovviamente senza altre disfunzioni aggiuntive spostarsi la spalla verso destra in alto, a destra in alto, mentre l'occipite comanderà la posizione del bacino, ok? Quindi perché Olga non ce l'ha? Perché ne ha una aggiuntiva, ok? Che fa una cosa un po' più inusuale e che ci fa cambiare un po' le carte in tavola. Riporto un attimo tutto dritto, ok? Si vede bene tutto, sì? Allora, l'altra disfunzione che purtroppo è molto, diciamo, frequente è lo strain laterale. Cosa succede? Quando in un piano in cui occhi e bocca sono perfettamente invece dritti e allineati in assenza di altre disfunzioni, c'è uno slittamento da un lato, quindi vedete che si è proprio letteralmente uno schiacciamento che spesso appunto avviene nella pancia della mamma che ha la scoliosi, che è molto comune, e poi una torsione dal lato opposto di entrambe, quindi si riporta tutto in posizione corretta. Peccato che lei ce l'ha da quest'altro lato e quindi giustamente Zacchede la rotazione compensa un po' e squilibra la posizione degli occhi e della mandibola. Quindi adesso vi faccio vedere cosa succede dentro un canale vertebrale e perché ovviamente da una disfunzione del genere giustamente può derivare la scoliosi. Allora noi andiamo sul nostro programma, eccoci qua, in modo tale che possiamo viaggiare dentro il corpo umano. Eccoci qua, andiamo dentro il cranio umano. Come potete vedere è incredibile che si vedono esattamente tutte le strutture, ovviamente non organiche in questo momento, che ci sono dentro il cervello, dentro il cranio. Possiamo anche aggiungere il cervello, ma per ora non lo farò. E possiamo far vedere che se si sposta questo ossone qua, questo ossone grande grande, si sposterà per forza anche la mandibola, si sposterà anche soprattutto la cervicale, quindi giustamente si creerà la scoliosi. Noi ci possiamo pure entrare, possiamo vagare come i matti dentro il corpo umano e come potete vedere ovviamente tutto attaccato. Arriviamo all'osso sacro, che poi lo troveremo nelle posizioni, diciamo, che conosciamo, ok? Questo è quanto per questa puntata. L'anatomia la stoppiamo qua, che poi diventa troppo lunga, però per far capire, no, da cosa possono derivare le posture che rimangono magari più diciamo un po' più obbligate e frequenti nei nostri pazienti. Come possiamo notare in questa animazione con la nostra realtà aumentata, quando ci sono ovviamente delle posture in cui la spalla si trova un pochino più in alto, possono ovviamente succedere delle cose che dobbiamo attenzionare. E giustamente se c'è poco spazio in questo
in questo luogo qua che si chiama spazio subacromiale si possono sviluppare dei dolorini che Olga ovviamente ha e che comunque si possono trattare. Come potete vedere, se te lo faccio vedere meglio, nell'animazione si possono vedere subito delle strutture muscolari molto comuni, molto diciamo comuni anche per le persone che non sono del mestiere, come il trapezio, il deltoide, ok? E se noi andiamo a vedere questa animazione dalla parte posteriore possiamo notare subito che, aspetta perché non si muove, eccola qua, possiamo notare subito che se la spalla è in posizione ovviamente diversa da quella in cui si trova qua, questo spazio chiudendo si può creare dolore, ok? Questo muscolo qua, che ora farò vedere in modo un pochino più facile, perché insomma in questa animazione è più difficile da mostrare, scusate, vediamo un attimo, eccoci qua. Allora, come possiamo notare in questa animazione qui, quando abbiamo una spalla, ok, diciamo più sollevata rispetto alla normalità, si possono succedere ovviamente delle problematiche che portano dolore. Qui vediamo tanti muscoli che sono insomma chiaramente i muscoli principali dell'abduzione della spalla, ma se noi andiamo all'interno del corpo umano c'è un muscolo particolare che mi interessa mostrare, che è il muscolo sovraspinato, che è questo qui, ok? Questo qui, che come potete notare passa all'interno di questo canale che chiaramente se si trova in una situazione di diminuzione importante del suo spessore può far letteralmente strisciare, ok, e ingrossare anche il tendine di questo povero muscolo che possiamo vedere proprio subito sotto di me, ok? Quindi questo può creare dolore ed è il motivo per il quale Olga oggi è venuta nello studio, va bene? Ora andiamo subito a guardarla a livello proprio posturale e la trattiamo. Guardando la posizione di cui parlavo prima, inserendo il sistema muscolare nella nostra ricerca, il muscolo che ci interessa oggi è proprio qui, questo qui, che farò vedere in tante posizioni diverse, così che si possa letteralmente studiare in una maniera ben strutturata. Cosa possiamo fare? Possiamo andarcelo a prendere letteralmente, anzi facciamo una cosa ancora più divertente. Possiamo avvicinarci un pochino al nostro scheletro e lo possiamo letteralmente trascinare, ok? In alto, in modo tale che si possa vedere quanto è piccolino, però allo stesso tempo quanto può essere fastidioso quando questo spazio qui non è diciamo adeguato per il suo scorrimento tendineo, va bene? Possiamo avvicinarci un pochino e mostrerò qui, vedete lo spazio che è incriminato nella maggior parte dei casi, va bene? Vedete quanto è importante il mantenimento della postura, va bene? Guardando adesso la postura e il movimento di Olga, possiamo notare che questa spalla, anche se paradossalmente si sentono dei muscoli superiori che sono un pochino tesi per vari motivi, però penso che lei si è allenata ieri, vero Olga? Qui abbiamo sicuramente, abbiamo la spalla un pochino più alta, abbiamo dei dolori più profondi, vedi che fa malissimo qui, sì. E anche la mobilità qui comincia ad attenuarsi, non in maniera patologica ovviamente, anche un po' per mostrare, ok, le problematiche, come le possiamo anche prevenire, non solo curare, però chiaramente la tensione del muscolo la si nota subito, vedi qua Olga che fa malissimo. Vediamo di testarlo questo muscolo, spingi verso l'esterno ed è debolissimo, ok? Spingi forte ed è super debole, ok? Se io vado a testare il controlaterale, spingi, sarà fortissimo, ok? Questo muscolo sovraspinato è un po' un muscolo che inizia
inizia la prima fase dell'abduzione della spalla e effettivamente, come abbiamo notato, qui la spalla è in una condizione di sofferenza in elevazione, il muscolo non riesce a contenere, non riesce a far bene il suo lavoro, quindi chiederà aiuto da altre strutture e ovviamente si andranno a creare nel tempo delle problematiche che possiamo e dobbiamo assolutamente prevenire. Ok, altra cosa che mi interessa, Olga, è capire se hai un corretto equilibrio. Ti posso chiedere di venire qua? Dammi le braccia, sì, va bene così, spingi in alto, mi rimani sul piede sinistro, spingi in alto e qua non funziona perché è il lato in cui hai anche il bacino un pochino più corto, ok, apparentemente ovviamente. Rimani sul destro, spingi in alto, invece è fortissimo, ok. Ora noi in pochissime semplici mosse andiamo a risolvere dal cranio, ecco, questa problematica, che tu ci creda o no. Ci mettiamo per favore a pancia in su, così cerchiamo di dimostrare qualche cosa. Allora, posso chiederti, Olga, la mano un attimo? Spingi verso di me, ok? Allora andrò a controllare questa disfunzionalità. Spingi, così dovrebbe essere debolissima, infatti. Lascia un attimo, spingi. Ok, così invece è fortissima. Sto facendo delle piccole stimolazioni. Allora guarda, mi dai un attimo qui, mi fai, lascia, dei respironi. Respira. Butta, respira, butta, respira, butta, stop. Fammi vedere qui, spingi, adesso è forte, giusto? Ti posso chiedere di venire di nuovo in piedi? Qui, sì, come prima, grazie. Mi sposto da questo lato, facciamo così. Ci lo facciamo vedere bene alla telecamera. Spingi adesso verso l'esterno e sembra incredibile, ma il muscolo è già forte. Hai visto come spingi? Hai visto la differenza? Adesso girati verso di me, mi rimani sulla gamba sinistra, spingi in alto e improvvisamente è tutto forte. Incredibile ma vero. Questo è un po' una dimostrazione, ovviamente scolastica, però di come una disfunzione cranica effettivamente può condizionare tantissimo sia le nostre forze muscolari che poi anche la nostra postura. Io non ho fatto altro che stimolare, non tanto trattare, ma stimolare, ok, il cranio nella disfunzione opposta, tra virgolette, in modo tale da compensare quella attuale. Ovviamente in un adulto non si possono cambiare le disfunzioni craniche, però si possono dare delle stimolazioni membranose che aiutano poi nel rinforzo, ok, del nostro trattamento posturale. Va bene? Queste giustamente sono cose che si devono curare quando si è piccolini, magari anche neonati, ok? E l'osteopata è bravo in questo, che ci sono gli osteopati proprio che lavorano questo tipo di disfunzionalità, evitando poi che si sviluppino come problematiche posturali o patologiche, tra virgolette, posturali nel corso della crescita, ok? Adesso andiamo a sbloccare un po' tutta questa tua schiena. Ti siedi per piacere dall'altro lato, guarda, fai il giro qui, in questo spazio qua. Allora Olga, gira la testa di qua, ok? Di qua. Allora, uno, guarda solo in alto a sinistra. Ora guarda in basso a destra e senti il click. Eccolo là. Perfetto. Adesso scusami un po', guarda in alto a destra, guarda in basso a sinistra. Eccolo là. Correggiamo qui. Respiro. Butta l'aria completamente, prendi aria, butta l'aria, prendi l'aria ancora una volta, butta l'aria, eccola là, perfetto. Pancia in su, grazie, per favore, Olga. Piega il ginocchio, morbida.
Girati sul fianco verso di me per piacere. Questo dov'è? Non aiutare. Dall'altro lato per piacere. Stai scocchiata, eccola là, ce n'è sempre qualcuno in più. Pancia in su. Allora, ti preparo un attimo i muscoletti per fare una tecnica che ti aiuterà un po' a sbloccare in allungamento questa cervicale. Aspetta, intanto questa c'è qualcosina morbido. Spingi contro il mio dito, ruota, sì, 1, resisti, 2, lascia morbida, lascia, eccola là, fantastica, vero? Solleviamo la testa, aspetta che spostiamo anche i capelli. Eccoci qua. Eccoci. Dimmi se dà fastidio alle orecchie o da altre parti. No. Va bene? Un bel respirone. Butta fuori l'aria. Sentire un piccolo clic. Ecco qua. Che dolore. No, merci. Ottimo. Questo aiuta a allungare tutto. Bene? Mi dai, guarda, le due, mantieni forti le mani sulle spalle, fai un respiro, butta l'aria. Ok, sei abbastanza libera adesso, eh? Molto bene. Fammi vedere un attimo il bacino, pancia in giù. Esatto, come avevamo visto prima. Fai un respiro, butta l'aria. Ok, sei abbastanza libera adesso. Ah, vedi.
Si riscalda adesso, ok? Questo si chiama Theragun Pro Plus. Molto piacevole, sì? Sì. Senti il calore? Sì. Associa la luce infrarossi che amo tanto al calore, alla percussione, rilascia i muscoli così velocemente che fa male qui, vero? Eccolo là. Sì, questi fanno sempre male. Questo è molto meno. Molto meno. Quasi non lo sento. Allora qualcosina c'è, ok? Lo liberiamo perché questi sono tipiche ossicina che danno fastidio poi alle spalle paradossalmente, che tu ci creda o no. Eccolo là, infatti va subito bene. Possiamo togliere questi due. Vediamo se è bastato, ok? E non è bastato, ok? Quindi c'è ancora una difficoltà, ok? Leggerissima a sinistra. La correggerò in un modo inedito, ok? Utilizzando il mio attivatore, ok? Che col quale ecco, si possono fare delle cose molto più interessanti di quello che spesso si vede. Ci sono delle sequenze ben precise. Utilizzerò delle sequenze ben precise. Eccoci qua. E adesso è tutto perfetto, ok? Non lo fosse stato ancora, avremmo visto anche altre strutture, ok? Ma non ce n'è stato neanche bisogno. Ti posso chiedere di sederti per favore? Verso la porta, ok, grazie. Ok. Oh, innanzitutto come puoi vedere qua non c'è più il dolorino che c'era prima, ho ragione? Sì. Mi fai vedere per piacere in piedi? Ho messo il mio, eccolo là. Ritorniamo cortesemente sui quadratini e vediamo se si è risolto tutto. Allora eccoci qua, vedi è perfettamente in bolla. Scusa un secondo. Allora, e anche qui è perfettissimamente in bolla, vedi? Spero si veda bene dalle telecamere. Questo muscolo rimarrà forte, spinge all'esterno, ma molto di più di prima, ok? E rimani, come ti avevo fatto vedere prima, scusami, sulla gamba sinistra, questa volta sarai stabilmente super forte, anche se ovviamente lo era anche prima, solo che era molto più momentaneo, ok? Detto questo, il nostro trattamento è finito, grazie per aver scelto il mio studio e alla prossima come sempre, Oliver, grazie.